Cari amici, ben ritrovati. Oggi ho per le mani un altro piccolo gioiellino, una Waterman 42. Di questi esemplari ce ne sono davvero tanti, anche misure intermedie, con finiture di ogni tipo, ma intanto guardiamoci questa. Molto elegante, molto sobria, se vogliamo, una delle più classiche. Non ci sono delle finiture particolari, se non queste righe più strette sul fusto, che richiamano anche quelle sul cappuccio. Insomma, una penna stilografica, lo ripeto, mi pare davvero sobria. E poi questo 42 invece impresso sul fondello, che ci fa capire appunto che stiamo parlando proprio di questo esemplare Waterman, uno dei pennini che tra l'altro a me piace di più in assoluto. Come saprete si tratta di una penna col pennino rientrante o retrattile. Infatti bisogna azionare il movimento sul fondello per estrarre il pennino. Il caricamento è il safety filler, uno dei più sicuri granitici da questo punto di vista, a patto di saperla caricare, ecco, e di non fare danni. Come vedete entra ed esce, e anche questo secondo me è veramente una particolarità che insomma, l'atto di estrarre il pennino prima di scrivere è una cosa che a me piace davvero tanto. Semmai c'è qualche defiance nel momento in cui abbiamo finito di scrivere, parlo a titolo personale, e vado a prendere il cappuccio che ho appoggiato sulla scrivania e mi viene da inserirlo sul fusto e avvitare. No, non si fa, perché prima bisogna far rientrare il pennino, se no lo si danneggia. Però l'abitudine è tale che devo fermarmi a pensare ogni volta che utilizzo questo tipo di penne. Il pennino, manco a dirlo, è superlativo come la maggior parte di quei pennini Waterman del periodo, perché consente veramente la flessibilità di cui vorremmo fossero dotati tutti i pennini, e cioè non serve andare a premere chissà quanto. La flessione o comunque il divaricamento dei rebbi avviene in maniera molto naturale, seguendo il tratto, seguendo le ascendenti, le discendenti in questo caso, seguendo le volée che si fanno, i vari cerchi, cerchietti, asole, e poi è molto veloce, quindi anche il ritorno è in linea con la sua flessibilità. Certo, l'impugnatura risente del fatto che lì si avvita il cappuccio, e quindi c'è una filettatura che è un po' invasiva, ecco, tutto là. Ne ho trovate di retrattili realizzate meglio. Un'impugnatura che resta anche leggermente generosa, perché comunque la penna, lo avete visto, il fusto è quello, e poi vi parla uno che apprezza particolarmente le sezioni quelle minute, quindi ecco, non prendetelo per un giudizio assoluto, ma assolutamente personale. Osservando da vicino la realizzazione, la manifattura di questi pennini, si capisce quanta artigianalità c'era un tempo, e probabilmente ci sarebbe anche oggi, per carità, che poi ve l'ho già raccontato in un video, i costi di produzione sarebbero scarsamente sostenibili dall'utente finale. Vi dicevo, si riesce ad osservare proprio la levigatura, il materiale asportato per rendere il rebbo flessibile dove e come serve. Questo è veramente, lo sentiamo quando andiamo a scrivere, e quindi anche per dire il precarico che viene dato al pennino, e quel precarico giusto che vi dicevo prima, non serve forza per divergere i rebbi, basta quella normale della scrittura, assolutamente pregevole. Non che sia Waterman il detentore assoluto di questa cosa, perché anche i nostri marchi europei e italiani poi in particolar modo non sono assolutamente esenti da queste peculiarità, però io personalmente ho una confidenza particolare con questo tipo di pennini. La penna, come la maggior parte delle retrattili di quel periodo, è di una leggerezza unica, e quindi molto gradevole, molto gradevole scrivere con questo pennino, che per l'appunto
sembra non rimbalzare, ma dolcemente accompagnare il gesto della scrittura, per quello sono così validi. In particolare questo pennino manca un po' del tratto sottile, evidentemente nel corso del tempo qualcuno che l'ha rimaneggiato, l'ha restaurato per allinearlo, per renderlo migliore, ha macinato un pochettino troppo la parte sottile, o forse la gradazione era quella di partenza, per carità, non voglio insinuare niente. Manca leggermente il tratto sottile, quello proprio extra fine, che caratterizza alcune produzioni Waterman che insomma nel tempo ho provato e qualcuna anche insomma mi sono portato a casa. Per il resto veramente un bellissimo esemplare. Il caricamento è un caricamento che è a prova di bomba, uno dei più sicuri ancora oggi. Va caricato con un po' di attenzione, perché si maneggia all'inchiostro o con una pipetta o con un contagocce. L'importante è sempre ricordarsi di non inclinare la penna, di non sbatterla con il pennino dentro, con il pennino appunto all'interno, perché potrebbe effettivamente poi causare qualche fuoriuscita accidentale. Insomma, ci va un pochettino di attenzione. Non ho altro da dirvi se non quanto sono belle queste penne da utilizzare. Alcune sono ancora più artistiche, recano ceselli, finiture, maglie ancora più lavorate e anche qualche incisione in più, perché molto spesso venivano importate, chiamiamole così, al grezzo, e poi l'oreficeria nostrana imprimeva per esempio il logo dell'importatore oppure del negozio importante che la rivendeva, quindi del rivenditore. Non mi resta che lasciarvi a qualche immagine se vorrete vedere ancora come scrive questo pennino, e salutandovi vi invito a seguire i prossimi video. Ciao a tutti!